Simonetta è una ragazza di quasi 20 anni e attorno a lei stanno succedendo diverse cose. Ha un fidanzato, ma la relazione con lui è altalenante. Si chiama Raniero Busco e quest'anno le ha detto che vuole andare in vacanza con i suoi amici. Simonetta è innamorata e lo scrive nel suo diario, ma è consapevole che Raniero non la corrisponde nel modo in cui lei vorrebbe. Forse per schiarirsi le idee, o forse per provare qualcosa a Raniero o a se stessa. Domenica 5 agosto, Simonetta va al mare senza di lui, a Torre San Lorenzo. Di recente, Simonetta ha anche cambiato lavoro. Ha trovato un impiego come analista contabile alla Reli SAS, uno studio commerciale che l'ha tolta dal lavoro in negozio. Fino a 8 mesi prima, infatti, Simonetta era stata una commessa presso una profumeria chiamata Antonella, ma aveva accettato di buon grado il cambio di carriera. Da poco più di un mese, la ragazza ha anche un secondo lavoro, con cui arrotonda lo stipendio. Si tratta di un paio di pomeriggi a settimana all'AIAG, l'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù. A trovarle questo impiego è stato Salvatore Volponi, il suo titolare alla Reli. La sua aggiunta al personale dell'AIAG è stata ben accetta dal direttore, l'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno. Una piccola nota amara sono delle strane telefonate anonime che la ragazza riceve da qualche settimana. Sono cominciate più o meno quando ha iniziato il suo secondo lavoro. Dall'altra parte c'è una voce maschile che le parla in modo allusivo, ma lei non ci dà peso e minimizza con le amiche e con la famiglia. Secondo i nuovi impegni, Simonetta deve recarsi negli uffici dell'associazione in una palazzina in via Poma 2 il martedì e il giovedì pomeriggio. Ci deve andare anche quel giorno, il 7 agosto 1990, perché è proprio un martedì. Paola, la sorella di Simonetta, l'accompagna in auto alla fermata della metro A. Nel percorso, le due parlano della macchina che sembra avere qualche problema. Alcuni minuti più tardi, la sorella la richiama perché ha dimenticato una cartellina di documenti nella vettura. Simonetta la recupera e si dirige verso la metro, mentre la sorella porta la vettura dal meccanico. Simonetta prende la linea A e scende alla fermata Lepanto. Da qui percorre a piedi la distanza che la separa da via Poma, dove arriva tra le 15 e le 15:30. Il portinaio della palazzina, Pietrino Vanacore, non la vede arrivare. L'uomo è in pausa e rientra in servizio alle 15:30. Qui comincia la serie di eventi che dà inizio al giallo dei gialli sulle sorti di Simonetta Cesaroni. Quanto segue è la panoramica degli spostamenti delle persone attorno alla vicenda, secondo le loro dichiarazioni. Raniero Busco, per tutto il pomeriggio, è a casa a lavorare sulla propria auto nel garage dell'abitazione. Claudio Cesaroni, padre di Simonetta, è anche lui a casa propria, a riposare dopo il turno di lavoro. Salvatore Volponi, uno dei titolari della Reli SAS, passa l'intero pomeriggio presso la tabaccheria della moglie, alla stazione di Roma Termini. Francesco Caracciolo di Sarno, titolare dell'AIAG, è nella sua tenuta di campagna a Tarano, in provincia di Rieti. Verso le 19 deve accompagnare la figlia e le amiche all'aeroporto di Fiumicino. Intanto, nello stabile di via Poma, sono presenti le seguenti persone: Pietrino Vanacore, 58 anni, portinaio della palazzina B; Giuseppa De Luca, moglie di Vanacore; Mario Vanacore, figlio di Pietrino e della prima moglie, arrivato il giorno stesso da Torino, dove lavora, e con lui ci sono la moglie e la figlia di 21 mesi. C'è anche l'architetto Valle e il colonnello Giovanni Danese, nei rispettivi appartamenti. Il complesso di locali di via Poma è composto da 6 palazzine autonome, ma collegate tra loro da un cortile, con al centro una fontana. La sede del lavoro di Simonetta è nella palazzina B, interno 7. La ragazza entra nello stabile e sale al terzo piano, dove si trova l'ufficio dell'AIAG. Accende il computer e inizia a inserire dati in un foglio di calcolo. A quest'ora del giorno l'ufficio è deserto. Alle 16 il colonnello Giovanni Danese dei Carabinieri si trova all'esterno mentre aspetta l'autista. Qui lo raggiunge un giovane che gli chiede, a suo dire in modo un po' brusco, l'ubicazione dell'ufficio degli Ostelli della Gioventù. Il ragazzo entra nella palazzina B e circa 20 minuti più tardi viene visto uscire da Danese e dal proprio autista. Il ragazzo sale in auto e se ne va. Alla stessa ora, i portieri di via Poma, tra cui Nicolino Grimaldi, si uniscono nel cortile interno dello stabile e rimangono qui sino alle 20. Tra loro non c'è Pietrino Vanacore. In questo lasso di tempo, i portieri dichiarano di non aver visto nessuno entrare dall'ingresso principale.
In un momento non meglio precisato del pomeriggio, Pietrino Vanacore e la moglie, Giuseppa De Luca, vedono qualcuno, forse il ragioniere Sforza, un collaboratore di una delle attività con sede in via Poma, mentre si allontana dall'edificio con un fagotto. Nella stessa finestra di tempo, Mario Vanacore è a letto. Simonetta lavora e alle 16:37 avvia il foglio di calcolo in cui di solito digitalizza i dati relativi all'attività dell'AIAG. Intorno a quest'ora l'attività sul computer cessa. Cesare Valle, noto architetto ormai in pensione, abita nella palazzina B di via Poma e alle 17:10 porta un dolce a Pietrino Vanacore. Lo trova al suo posto in portineria e nota l'orario su un orologio nell'atrio. Intorno alla stessa ora Mario Vanacore si sveglia ed esce di casa per recarsi in farmacia e fare delle commissioni. I genitori, probabilmente, vengono con lui. Alle 17:15 Simonetta telefona alla collega Luigina Berrettini, che lavora nel suo stesso ufficio la mattina e pertanto non l'ha mai incontrata. Le chiede come inserire alcuni dati. Poco dopo, alle 17:25 circa, Luigina Berrettini richiama Simonetta per darle la risposta alla sua domanda e non nota niente di strano. Intorno alla stessa ora, Claudio Cesaroni, il padre della ragazza, esce di casa per portare l'auto usata dalla figlia dal meccanico. Rimane in zona per aspettare che il veicolo venga sistemato e per poi tornare a casa con Simonetta una volta uscita dal lavoro. Pietrino Vanacore viene visto dal ferramenta alle 18, dove acquista un utensile. Salvatore Volponi, il titolare di Simonetta, alla Reli, le ha chiesto di telefonare quel giorno alle 18:20 per finire di discutere alcune faccende di lavoro. La telefonata non arriva. Intorno alle 19:40 Claudio Cesaroni torna a casa non vedendo la figlia arrivare. Qualche volta Simonetta tarda, fino alle 20 o 20:15. Di solito però la ragazza telefona per avvertire. Un'amica di Simonetta telefona a casa Cesaroni alle 20:20 perché sta cercando la ragazza. La famiglia non sa cosa rispondere. Il padre Claudio va verso la stazione della metro A, nella speranza di incontrare la figlia, in ritardo con una spiegazione, ma non trova nulla. Intorno alle 21 la famiglia Cesaroni è in apprensione. La madre di Simonetta continua ad affacciarsi alla finestra sperando di vedere la figlia mentre è in casa. Il padre inizia a telefonare ad ospedali, questure e stazioni dei carabinieri. Nessuno sa niente. Paola Cesaroni, la sorella di Simonetta, torna a casa in motorino con il fidanzato. Sa che Simonetta ha lavorato quel pomeriggio, ma non conosce l'indirizzo del suo posto di lavoro. La coppia decide di recarsi a casa di Volponi, il titolare di Simonetta alla Reli SAS. L'uomo li accoglie e li informa di aver aspettato invano una telefonata di Simonetta e di non sapere dove la ragazza svolga il lavoro per l'AIAG. Volponi telefona a un suo socio e rintraccia la sede degli Ostelli per la Gioventù in via Poma 2. I tre salgono sull'auto di Volponi e a questi si unisce Luca, il figlio di Salvatore Volponi. A via Poma, alle 22:30, Pietrino Vanacore va a casa dell'architetto Valle. L'uomo è anziano e ha bisogno di supporto. Così, spesso, Vanacore dorme nel suo appartamento. Il gruppo nell'auto di Volponi raggiunge via Poma 2 intorno alle 23. Trovano il cancello che dà sul cortile interno chiuso. Provano a farsi sentire, ma non c'è modo di attirare l'attenzione di nessuno. Così, Luca Volponi scavalca il cancello in metallo e lo apre premendo il pulsante elettrico una volta arrivato dall'altra parte. I quattro si guardano attorno disorientati. Salvatore Volponi, allora, nota le luci di una finestra che dà in un appartamento nel seminterrato dell'edificio. Si tratta della portineria, e qui trova Giuseppa De Luca, la moglie di Pietrino Vanacore. Secondo alcuni, qui Volponi si presenta alla donna dicendo «Signora, sono io, non mi riconosce?» La donna esce dall'appartamento assieme a Mario. Pietrino non è con loro, perché è dall'architetto Valle. Il gruppo chiede alla portinaia di accompagnarli all'ufficio dell'AIAG per vedere se Simonetta si trovi ancora lì. La donna è indecisa, non conosce quelle persone e non vuole prendere una decisione senza il marito. Cede solo su insistenza del gruppo in apprensione. Questi si dirigono all'interno 7, al terzo piano, e qui Giuseppa De Luca estrae un mazzo di chiavi con un nastro giallo e mostra come l'ufficio dell'AIAG sia chiuso con 3 serrature e 4 mandate. I primi a entrare sono padre e figlio Volponi. L'ambiente è buio e non familiare. Il primo obiettivo è trovare l'interruttore della luce. L'ufficio è stato ricavato da un appartamento privato che si sviluppa lungo un corridoio, dove varie stanze si affacciano su di questo. L'ingresso si trova a metà lunghezza di questo corridoio. Luca Volponi si fionda a controllare la stanza a sinistra, mentre il padre quella di destra. Pochi istanti più tardi,
La voce di Salvatore Volponi rompe il silenzio. Oddio, bastardo. Proviene dall'ultima stanza sulla destra, che corrisponde all'ufficio di Corrado Carboni, il direttore dell'agenzia. Volponi chiede al figlio di contenere Paola, che però riesce a divincolarsi. Simonetta è a terra, è senza vita. È sdraiata in posizione supina con braccia e gambe divaricate. Ad eccezione del top che le copre appena il petto, è nuda e sul corpo sono evidenti segni di decine di coltellate. Viene chiamata la polizia, che arriva poco dopo e fa i primi rilievi. Per qualche ragione, l'anatomopatologo non rileva né la temperatura ambientale né quella del corpo della ragazza, cancellando per sempre la possibilità di risalire con precisione all'ora del decesso. Alle 3 del mattino, Paola Cesaroni telefona a casa e comunica l'orribile notizia. Questa è la descrizione della scena del crimine e degli elementi di prova rinvenuti dagli inquirenti nelle successive inchieste. Simonetta è stata trovata nuda dalla cintura in giù. I vestiti, ad eccezione del top calato sul petto, non sono mai stati trovati. Le scarpe da ginnastica della ragazza vengono ritrovate slacciate e riposte con ordine poco lontano dal corpo, tra la scrivania di Carboni e una delle 2 finestre. Il volto della ragazza riporta una tumefazione all'emivolto destro. Secondo il medico legale, è stato inferto un colpo con la mano sinistra sulla tempia destra della vittima. Sul corpo ci sono i segni di 29 bollate, che si concentrano principalmente in 3 zone: il volto, il petto e la zona pubica. Le ferite non hanno tracce di fibre tessili al loro interno, il che significa che sono state inferte quando la ragazza era già nuda. Le pugnalate sono state inferte con una lama bitagliente non affilata e quindi causate principalmente dalla punta dell'arma del delitto. Secondo una perizia, le pugnalate sono state inferte con la mano sinistra. Il capezzolo sinistro della ragazza riporta un'escoriazione e il corpo non riporta segni evidenti di violenza sessuale. Nell'organismo non vengono ritrovati né alcol né stupefacenti. L'interpretazione delle lesioni riportate asserisce che quelle al torace sarebbero state inflitte principalmente per togliere la vita, quelle al viso e agli occhi per imporre non testimonialità, mentre quelle nella zona pubica suggeriscono la natura sessuale del crimine. Sul corpetto e il reggiseno della vittima vengono rinvenute tracce biologiche non identificate che in un primo momento la scienza forense non può analizzare, ma che vengono poi sottoposte a tecniche moderne. Queste rivelano un DNA maschile. Il contenuto dell'apparato digerente della vittima riporta che Simonetta ha mangiato diverse ore prima. La ragazza era solita fare merenda alle 17, ma non ci sono tracce di questo pasto. Il pavimento è quasi privo di sangue, salvo un alone sotto i capelli della vittima, nonostante sia stato stimato che Simonetta ne abbia perso circa 3 litri. Su di un secchio nel bagno vengono trovati degli stracci per pulire i pavimenti ancora umidi. In seguito, su di questi vengono trovate tracce di sangue. Anche il pianerottolo di fronte all'ingresso dell'ufficio è stato ripulito. Le finestre nella stanza dove viene ritrovato il corpo sono chiuse e hanno le tapparelle abbassate. Mancano all'appello le chiavi che Simonetta aveva usato per entrare nell'agenzia qualche ora prima. Il mazzo di chiavi con il nastro giallo, usato da Giuseppa De Luca la sera del ritrovamento, era il mazzo di riserva dell'AIAG, che solitamente veniva lasciato appeso a un chiodo dietro la porta d'ingresso. Nell'ufficio di Maria Luisa Sibilia, adiacente a quello usato da Simonetta, su un tavolino, viene ritrovato un tagliacarte pulito con la lama piegata, è l'arma del delitto, che però non presenta tracce o impronte di nessun tipo. Secondo Maria Luisa Sibilia, il tagliacarte non era al suo posto quella mattina, durante il proprio orario di lavoro. Il tagliacarte è stato riposto lì da qualcuno in seguito. Nella stessa stanza, sul telefono della scrivania, ci sono tracce di sangue, che vengono inizialmente attribuite erroneamente a Simonetta, ma che vengono poi riconosciute essere dell'assassino. Queste tracce appartengono al gruppo sanguigno A di Q alfa 4/4, mentre quello di Simonetta era di tipo 0. Sulla maniglia della porta dell'ufficio di Carboni, dove è stato trovato il corpo, ci sono tracce di DNA maschile. Sulla scrivania usata da Simonetta viene trovato un foglietto con un disegno stilizzato di una margherita antropomorfa e la scritta CE Dead OK.
Qualche giorno più tardi vengono ritrovate tracce ematiche nell'ascensore della palazzina B e nel sottoscala, e in un altro bagno nella palazzina B vengono trovate tracce organiche. In seguito però i RIS di Parma smentiscono si tratti di sangue o di tracce legate all'omicidio. Paola Cesaroni nota nell'ufficio una cartellina che aveva visto in possesso della sorella quando l'aveva accompagnata in auto alla fermata della metro. Questa cartellina però scompare nei giorni successivi a inchiesta avviata. Nell'ufficio viene inoltre rinvenuta un'agendina rossa con il marchio Lavazza, che viene riconsegnata ai Cesaroni, perché la polizia pensa sia di proprietà di Simonetta, ma non è così. La famiglia restituisce l'agendina alle forze dell'ordine, una volta appurato l'errore. In seguito si scoprirà che l'oggetto era di proprietà di Pietrino Vanacore. Seguono indagini e processi, sia giuridici che mediatici, che portano diverse persone sul banco degli imputati e altre a portarsi dietro l'ombra del sospetto per il resto della loro vita. I media e la questura sono sotto pressione. Via Poma è in un quartiere rispettabile, nonostante nello stesso complesso di edifici, nel 1984, sia avvenuto un altro omicidio. È quello di Renata Moscatelli e il colpevole non è mai stato trovato. I giornali non si risparmiano e iniziano a gettare ombre su tutti gli inquilini della palazzina e puntualmente rilasciano articoli che sembrano individuare il mostro, per poi rivelare che probabilmente non è così. Il delitto di Simonetta sembra assurdo e impossibile in un quartiere per bene, come se i crimini violenti fossero appannaggio solo di altre classi sociali. Si cercano risposte anche dove non ci sono, e il caso viene circondato da inesattezze e mistificazioni. Alcuni gettano sospetti sulla vita privata di Simonetta e suggeriscono che fosse parte di un giro di accompagnatrici, perché la società italiana dell'epoca si scandalizzava di usare parole come escort. Lanciare accuse prive di fondamento come questa sulla presunta condotta morale della vittima, invece, era una cosa normale. Il primo a essere sospettato dalla polizia è Salvatore Volponi, la sera stessa del 7 agosto. Secondo il figlio Luca, le forze dell'ordine gli chiedono di togliersi la camicia e di consegnarla per i rilievi scientifici. In seguito, l'alibi dell'uomo viene messo in questione. L'uomo aveva infatti dichiarato di aver passato il pomeriggio intero, ovvero fino alle 19:15, presso la tabaccheria della moglie alla stazione Roma Termini. L'uomo però non viene mai formalmente accusato dagli inquirenti, che lo decretano poi estraneo ai fatti. Volponi ha sempre dichiarato di non aver mai frequentato via Poma, ma alcune dichiarazioni, come quella dei portinai sulla frase «Signora, non mi riconosce?», sembrerebbero contraddire questa versione. L'uomo era tra le poche persone che sapevano che Simonetta lavorasse all'AIAG 2 giorni a settimana. Le forze dell'ordine esaminano i presenti in via Poma il 7 agosto e non riscontrano ferite da difesa su nessuno. Sovente, in casi di multiple pugnalate, quando il sangue della vittima impregna l'arma, la presa su questa può scivolare e ferire chi le sta impugnando. Nessuno riporta simili lesioni. Il primo giornalista ad arrivare sul luogo del delitto, la mattina seguente, è Emilio Radice e, a suo dire, viene accolto da una persona con uno schizzo di sangue evidente sugli occhiali. Non fa il nome della persona pubblicamente, ma riferisce quello che ha visto alla polizia, che però non considera la testimonianza rilevante. La traccia non prova nulla. L'uomo si sarebbe potuto ferire facendosi la barba. Gli alibi vengono analizzati e messi a confronto con l'ora del decesso di Simonetta. Si risale a questa tramite le testimonianze delle persone attorno a via Poma. Si arriva alla conclusione che il delitto è presumibilmente avvenuto nel lasso di tempo tra le 17:30, ora della telefonata tra Simonetta e la collega Berrettini, e le 18:20 circa, ora in cui la ragazza avrebbe dovuto telefonare a Volponi, ma ha mancato di farlo. Le forze dell'ordine arrivano quindi a sospettare di Pietrino Vanacore, il portinaio della palazzina B, il cui alibi non copre l'intera finestra temporale dell'ora del delitto. Cesare Valle lo ha visto in portineria alle 17:10, quando gli ha portato un dolce, e la ferramenta conferma che l'uomo si è presentato alle 18. Gli altri portieri delle altre palazzine affermano che Vanacore non era con loro mentre questi si trovavano assieme nel cortile interno. L'alibi di Vanacore, quindi, ha un buco tra le 17:10 e le 18. A carico dell'uomo non ci sono prove, ma viene comunque disposta la custodia cautelare per 30 giorni. L'uomo
Aveva accesso all'ufficio, conosceva l'edificio e come portiere, ripulire gli ambienti della palazzina era parte del suo mansionario. Avrebbe saputo dove trovare il materiale delle pulizie e se fosse stato visto non avrebbe destato alcun sospetto. Inoltre, sui pantaloni che l'uomo portava il 7 agosto viene ritrovata una macchia di sangue. I giornali non perdono tempo e raccontano degli occhi glaciali dell'uomo e della sua presunta mancanza di emozioni. Si scava nella sua vita personale ed emergono ombre sul suo passato. Spuntano alcuni articoli che affermano che la figlia di Vanacore avrebbe lasciato il tetto familiare a 16 anni perché il padre l'avrebbe avvicinata in modo improprio. A carico dell'uomo però non ci sono mai stati procedimenti penali a riguardo, in un fiume di informazioni dove le fonti sono sfuggenti quanto all'identità dell'assassino di Simonetta. Gli esami del sangue danno esito negativo. Le tracce sui pantaloni di Vanacore appartengono a lui stesso. Il portinaio soffre di emorroidi, sarebbero quindi queste la causa della macchia sospetta. L'uomo è inoltre scagionato dagli indumenti stessi. Se avesse pulito la scena del crimine, si sarebbe inevitabilmente procurato copiose macchie di sangue, macchie che sono invece assenti negli abiti che l'uomo ha portato per 3 giorni, anche dopo gli eventi del 7 agosto. L'avvocato dell'uomo interviene e ottiene la scarcerazione prima della fine del fermo, durante il quale gli inquirenti hanno fallito nel produrre un'accusa. Nel 1991 le accuse contro il portiere vengono archiviate. Pietrino Vanacore è innocente. Successivi esami del DNA sulle tracce genetiche rinvenute sulla maniglia della porta lo scagionano ulteriormente. Nel 2010, durante il processo a Raniero Busco per l'omicidio di Simonetta, Pietrino Vanacore viene chiamato al banco dei testimoni per fornire ancora una volta la sua versione dei fatti. Nel frattempo, l'uomo era andato in pensione ed era tornato in Puglia, suo luogo d'origine. Nella notte tra l'8 e il 9 marzo 2010, 4 giorni prima del suo ritorno in aula, Vanacore si toglie la vita legandosi con una fune a un albero e lasciandosi annegare in mare. Il corpo viene ritrovato intorno alle 13 del 9 marzo e viene disposta un'autopsia. Nell'organismo non vengono ritrovate sostanze stupefacenti o alcol e il corpo non riporta segni di colluttazione. La causa del decesso viene confermata essere annegamento, nonostante alcuni periti facciano notare che il livello dell'acqua al momento del decesso fosse tra i 50 cm e il metro di profondità. Alcuni giornalisti vedono in questa circostanza qualcosa di sospetto. L'uomo lascia un biglietto. 20 anni di sofferenze e di sospetti ti portano al suicidio, rivelando quanto il peso del sospetto avesse gravato su di lui. Alcuni però ci vedono qualcos'altro. Secondo questi, il vero movente sarebbe stato conoscere la verità, ma non poterla rivelare. Secondo altri, il gesto sarebbe stato solo una messa in scena. Due anni dopo il delitto, nel 1992, appare un super testimone. Si chiama Roland Woller, è un cittadino austriaco che vive a Roma e sostiene di sapere l'identità dell'assassino di Simonetta Cesaroni. L'uomo punta il dito contro Federico Valle, nipote di Cesare Valle, l'architetto che abita nella palazzina B di via Poma 2. La sua fonte è Giuliana Ferrara, madre del ragazzo ed ex moglie di Raniero Valle, a sua volta figlio dell'architetto. Woller racconta di essere stato messo in contatto con la donna nel 1990 per un malfunzionamento di una cabina telefonica e di aver intrapreso con la donna un'amicizia. Durante una delle loro chiamate, Giuliana gli avrebbe confidato che il figlio Federico era provato dal divorzio dei genitori, al punto di avere problemi di alimentazione. Il 7 agosto 1990, la donna avrebbe detto a Woller di essere in apprensione, perché il figlio era uscito per visitare il nonno alle 16:30 e non era ancora tornato. In una seconda telefonata quella sera, Woller riporta che la donna gli avrebbe riferito che Federico era tornato a casa sporco di sangue e con un taglio alla mano. Viene aperta un'indagine su Federico Valle. Il ragazzo avrebbe ucciso Simonetta perché questa avrebbe avuto una relazione segreta con il padre, il quale ha il proprio ufficio in via Poma 2. Il ragazzo ha un alibi. La vicina di casa lo avrebbe visto quel giorno sdraiato a letto e avrebbe appreso del delitto di Simonetta solo il giorno seguente dai giornali. Federico Valle ha qualcosa che sembra una cicatrice sul braccio destro. C'è il sospetto che questi abbia coperto una cicatrice con l'uso di chirurgia estetica, ma Valle rifiuta di sottoporsi alle perizie del tribunale. Giuliana Ferrara fa una dichiarazione pubblica. Ammette di conoscere Woller, ma nega di aver mai fatto telefonate con il contenuto descritto dall'uomo, tantomeno il 7 agosto 1990. Parla anche Raniero Valle. L'uomo ammette di aver avuto una relazione con un'altra donna all'epoca dei fatti, ma questa non era Simonetta.
che sostiene di non aver mai conosciuto. Viene testato il DNA di Federico Valle e viene confrontato con quello trovato sulla maniglia della porta sulla scena del crimine, e non c'è corrispondenza. Federico Valle non ha alcun legame con l'ufficio dell'AIAG. Il PM allora mette in questione l'alibi fornitogli dalla vicina di casa. Secondo gli inquirenti, la donna non poteva aver letto del delitto il giorno seguente, perché il ritrovamento di Simonetta è avvenuto intorno alla mezzanotte e non avrebbe fatto in tempo a raggiungere le redazioni per essere inserito nei numeri del giorno seguente. Si indaga sull'ipotesi che Vanacore sarebbe intervenuto su richiesta di Cesare Valle per ripulire la scena del crimine e evitare uno scandalo, ma ancora una volta non vengono trovate prove. In seguito emerge che Voller avrebbe avuto un interesse personale a rilasciare simili dichiarazioni. In cambio della sua deposizione, le forze dell'ordine italiane gli avrebbero concesso il blocco dell'estradizione in Austria, dove l'uomo era ricercato per un reato commesso in precedenza. La sua testimonianza viene quindi riconosciuta come inattendibile. Federico Valle viene prosciolto e la sua estraneità dei fatti viene confermata dalla Cassazione nel 1995. Le indagini vengono riaperte e il prossimo a finire sotto i riflettori è Raniero Busco, il ragazzo che al momento del decesso di Simonetta era coinvolto con lei in una relazione altalenante. Su di lui inizia una procedura processuale nel 2007, dopo che le indagini vengono riaperte. Il DNA di una trentina di persone, vicine al luogo del delitto, viene prelevato. Tra questi c'è anche Raniero Busco. Il DNA sul reggiseno della ragazza è il suo. Vengono fatte molte prove, ma il risultato è sempre lo stesso. Raniero Busco diventa ufficialmente un indiziato nell'omicidio. Paola Cesaroni dichiara nel 2008 che la sorella, la mattina del 7 agosto 1990, aveva indossato indumenti puliti. Secondo questa affermazione, quindi, il DNA di Busco non poteva trovarsi nel reggiseno da un precedente incontro con Simonetta. Il DNA di Busco viene allora confrontato con quello trovato sulla maniglia della porta. Il patrimonio genetico qui presente sarebbe una commistione tra quello di Simonetta e quella del presunto assassino. Questo DNA presenta 8 alleli in comune con quello di Raniero Busco, che viene quindi condannato nel 2011 per omicidio in primo grado. A contribuire alla sentenza c'è anche l'escoriazione sul capezzolo sinistro della vittima, che viene interpretata come un morso parziale di Busco. La Corte d'Appello, però, non ritiene che la quantità di prove rinvenute sia significante e lo assolve nel 2012. La Corte di Cassazione conferma la soluzione. Anche Raniero Busco è estraneo ai fatti. Le indagini vengono riaperte ulteriormente e i carabinieri incaricati consegnano un'informativa alla procura che indica una persona sola come possibile colpevole. Nel 2023 un articolo della Repubblica rivela che si tratta di Mario Vanacore, il figlio del portiere Pietrino, che il 7 agosto 1990 era a Via Poma 2 con la figlia di 21 mesi e la moglie. La teoria dei carabinieri vede Vanacore salire verso gli appartamenti dell'AIAG con l'agendina rossa Lavazza del padre per fare una telefonata interurbana verso Torino a carico dell'agenzia. Qui avrebbe incontrato Simonetta e tentato un approccio sessuale. La ragazza avrebbe reagito e afferrato il tagliacarte per difendersi. Sarebbe quindi nata una colluttazione durante la quale i due sarebbero finiti nell'ufficio di Carboni. Mario Vanacore avrebbe strappato il tagliacarte dalle mani della ragazza e lo avrebbe usato per colpirla. Dopo il delitto, Mario avrebbe usato il telefono su cui è stato trovato il sangue dell'assassino per telefonare il padre e chiedere aiuto. Padre e madrina avrebbero aiutato Mario, pulendo accuratamente la scena del crimine e depistando le indagini con le loro dichiarazioni contraddittorie. L'alibi di Vanacore viene messo in dubbio. Secondo i carabinieri, la visita in farmacia sarebbe avvenuta subito dopo l'aggressione, per medicarsi le ferite subite durante la colluttazione con Simonetta. Vanacore, però, era stato esaminato con gli altri la sera del ritrovamento di Simonetta e non aveva riportato segni di ferite da difesa. Il 6 gennaio 2024 l'uomo rilascia un'intervista alla Stampa in cui smentisce tutto. L'uomo riferisce che quel giorno abbiamo pranzato e siamo andati a dormire. Ci siamo alzati verso le 17, siamo andati in farmacia, dal tabaccaio e in altri luoghi. Alla domanda se conoscesse Simonetta risponde di non averla mai vista prima. Lui, la moglie e la figlia erano arrivati a Roma per combinazione lo stesso giorno. Vanacore ammette di credere alla teoria sul coinvolgimento di servizi segreti, ma non elabora ulteriormente su cosa si basi questo suo sospetto. L'uomo ha da poco rilasciato un esposto per calunnia e diffamazione.
e giustamente si guarda bene dal commettere lo stesso gesto. L'intervista si conclude con una domanda sull'agendina rossa Lavazza di proprietà del padre. Mario Vanacore ammette che fosse di proprietà di Pietrino, ma aggiunge: fu ritrovata, dicono, dal papà di Simonetta fra gli affetti personali della figlia e restituita in questura. Stranamente, di quell'agenda non c'è traccia fra i reperti. Scomparsa. La PM che riceve l'informativa la liquida affermando che si tratti di un'ipotesi suggestiva, ma priva di prove. Anche Mario Vanacore è innocente. Il 20 marzo 2022 la Procura di Roma riapre le indagini. Nel 2023 la Procura richiede l'archiviazione. Nel 2024 la GIP di Roma, Giulia Arcieri, respinge la richiesta e dispone nuovi accertamenti che al momento della stesura di questo copione sono ancora in corso. Tra gli ultimi sviluppi c'è la riesaminazione dell'alibi di un'altra persona vicina all'ambiente di Via Poma nel 1990. Si tratta dell'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno, titolare dell'AIAG e di Simonetta, deceduto nel 2016. Come abbiamo visto, l'avvocato Caracciolo aveva dichiarato che il 7 agosto 1990 si trovava nella propria tenuta di Tarano, in provincia di Rieti, dopo aver accompagnato la figlia e le amiche all'aeroporto di Fiumicino. L'uomo non aveva un telefono e quindi, quando si recava in campagna, poteva essere raggiunto solo su quello di Mario Macinati, il suo fattore. Giuseppe, il figlio di questi, riporta che Caracciolo avrebbe ricevuto 2 telefonate nel pomeriggio del 7 agosto, tra le 17:30 e le 20:30. Qualcuno avrebbe chiamato dagli uffici dell'AIAG per comunicare che era stato trovato un corpo. Gli inquirenti fanno la scoperta solo alle 23:30, quindi queste telefonate sarebbero arrivate da parte di qualcun altro. Inoltre c'è la dichiarazione alla portinaia di uno dei palazzi, a Roma, in cui Caracciolo possedeva un appartamento. Questa aveva già rilasciato questa dichiarazione alla Digos nel 1990, ma viene interrogata a riguardo solo anni dopo. La donna avrebbe visto l'avvocato Caracciolo rincasare il 7 agosto intorno alle 18 e con sé avrebbe avuto un pacco avvolto male. In seguito si sarebbe corretta, riportando che l'avvocato sarebbe stato invece in compagnia di un uomo mai visto prima. Quale movente avrebbe potuto avere l'avvocato Caracciolo di Sarno? Viene ricavato da alcune testimonianze, di cui la prima risale al 2004. Secondo Anita Baldi, dipendente di Caracciolo nel 90, sarebbe stato proprio Caracciolo a insistere finché Simonetta lavorasse per l'AIAG 2 pomeriggi a settimana. Nel 2023, inoltre, durante la trasmissione Quarto Grado, un uomo ha accusato l'ormai defunto Caracciolo di Sarno di aver molestato sessualmente la sorella ventenne, che lavorava per l'avvocato pochi mesi prima dell'uccisione di Simonetta. Secondo l'uomo, Caracciolo di Sarno avrebbe approfittato della propria posizione per abusare della ragazza. La denuncia è stata presa in considerazione dalla procura, nonostante il fatto che il reato sia ormai caduto in prescrizione, ed è stata aggiunta al fascicolo del caso Cesaroni. A esplorare questa tesi c'è anche il romanzo d'inchiesta Chi ha ucciso Simonetta Cesaroni di Raffaella Fanelli. La giornalista incontra Caracciolo di Sarno nel 2009 e in seguito scrive un articolo in cui descrive il loro incontro. In questo articolo riporta che le telefonate arrivate il 7 agosto nella tenuta di campagna dell'avvocato sarebbero giunte tra le 20:30 e le 23, quindi spostando l'orario ufficialmente dichiarato da Macinati. Infine, la Fanelli riporta che il computer su cui Simonetta stava lavorando conteneva dati e riferimenti a persone vicine al SISDE, il servizio segreto italiano, coinvolto in scandali relativi a presunti conti neri e finanziamenti illeciti. Secondo alcuni, quindi, l'AIAG sarebbe stata una società fittizia o comunque di copertura per gestire gli affari occulti del SISDE e forse Simonetta avrebbe scoperto troppo. Le indagini sono ancora in corso e tutte queste teorie attorno alla figura di Caracciolo non sono state comprovate. Videotel era un servizio telematico fornito da SIP, poi Telecom Italia, comparabile con Internet ma molto più limitato nelle sue funzioni. Tramite Videotel era possibile svolgere diverse funzioni, tra cui messaggiare con altri utenti in apposite chatroom. Nel 1990, alla Procura di Roma, era arrivata una lettera anonima che aveva puntato al Videotel come possibile snodo sull'inchiesta sull'omicidio di Simonetta. L'ipotesi che viene formulata è che Simonetta frequentasse il Videotel e che avesse dato appuntamento a una persona conosciuta tramite questo servizio. Questi l'avrebbe raggiunta negli uffici dell'AIAG e l'avrebbe poi uccisa.
Alcuni utenti sostengono di riconoscere Simonetta in un utente che si firmava come Veronica. Altri parlano di un altro utente che si firmava Dead, come la parola scritta sul foglietto di carta ritrovato sulla scrivania della ragazza. Questi si sarebbe poi connesso nei giorni successivi all'omicidio e avrebbe rivelato di essere il vero colpevole. Nei primi anni 2000, uno studio condotto su 12 casi di delitti irrisolti a Roma portano un magistrato e un ex giornalista a formulare l'ipotesi del serial killer. Secondo questi, il delitto di Simonetta sarebbe l'ultimo di 10, commessi da un'unica mano con modus operandi coerente. La lista di questi omicidi include Katie Skerl, di cui abbiamo parlato in un video dell'iceberg di misteri irrisolti, Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, tutti avvenuti nei primi anni 80. Il colonnello dei carabinieri Giovanni Danese avrebbe visto un giovane ragazzo mai identificato entrare nella palazzina B di via Poma 2 il 7 agosto intorno alle ore 16. Il ragazzo lo avrebbe fermato, chiedendogli l'ubicazione dell'ufficio degli ostelli della gioventù, e sarebbe poi entrato suonando il citofono. Lo stesso sarebbe poi uscito circa 20 minuti più tardi. Se ci fossero errori nelle testimonianze fornite da altri individui attorno agli eventi del 7 agosto, questi potrebbe essere il colpevole e l'ora del decesso di Simonetta potrebbe essere anteriore a quanto riportato. Il ragazzo però avrebbe avuto solo 20 minuti per commettere il crimine e ripulire la scena prima di andarsene. Chi è questa persona? È mai stato identificato? C'è forse un legame tra questi e le telefonate anonime che riceveva Simonetta? Essendo un crimine violento verificatosi a Roma, non poteva mancare la pista sull'ipotetico coinvolgimento della banda della Magliana. Alcuni abitanti di via Poma 2, nei giorni successivi al delitto, avrebbero notato individui sospetti aggirarsi nei pressi dello stabile e avrebbero identificato in questi collaboratori di servizi segreti. Questa teoria si allaccia ai sospetti che l'AIAG potesse essere connessa al SISDE. Secondo questa pista, l'AIAG avrebbe svolto attività illecite in ambito edile, a favore della banda della Magliana, in solo Vaticano, con la complicità di questo e dei servizi segreti italiani, che di fatto avevano legami con ambienti della criminalità italiana. A riprova di questa pista, ci sarebbe il presunto fascicolo scomparso dall'ufficio di Simonetta. Possiamo quindi passare all'analisi di tutte queste informazioni e provare a ricostruire cosa è probabilmente successo davvero quel 7 agosto 1990 nella palazzina B di via Carlo Poma 2. Quanto segue è il frutto di ricerche ed opinioni personali. Come sempre, non esitate ad esprimere la vostra opinione nei commenti. Il colpevole aveva accesso all'ufficio o conosceva Simonetta. L'ufficio dell'AIAG era chiuso a chiave. Chiunque abbia visto Simonetta aveva una copia delle chiavi o conosceva la vittima al punto di farsi aprire da lei. Simonetta è stata uccisa nella stanza dove è stato ritrovato il corpo. La mancanza di segni di trascinamento e di manomissione degli ambienti degli ostelli della gioventù punta in questa direzione. Il colpevole o un complice conoscevano l'ufficio. Il fatto che il tagliacarte sia stato riposto sulla scrivania della legittima proprietaria tradisce la familiarità con gli uffici di chiunque abbia ripulito la scena. Simonetta era ancora viva alle 16:37. La ricostruzione fatta nel 2010 in aula con l'ausilio del poliziotto Danilo Gobbi riporta che chiunque abbia usato il computer di Simonetta ha smesso di lavorare e di inserire dati alle 16:37. L'uomo è il poliziotto che ha fatto la perizia sul computer usato dalla vittima all'inizio delle indagini. Le 16:37 sarebbero quindi l'ora dell'ultimo accesso al programma di contabilità, che conferma che qualcuno, molto probabilmente Simonetta, lo abbia aperto proprio a quell'ora. L'ora del delitto va dalle 16:37 alle 18:20. Stabilire l'ora esatta del delitto non è possibile, poiché non è stata prelevata la temperatura del corpo al momento del ritrovamento. La ricostruzione è quindi basata su fragili deposizioni messe in dubbio da diverse circostanze. I dati certi sono dunque la fine dell'attività sul computer di Simonetta e la mancata telefonata a Volponi alle 18:20. Il colpevole ha gruppo sanguigno A di Q alfa 4/4.
Come messo agli atti, le tracce ematiche sul telefono appartengono al presunto responsabile e sono di tipo A di coalfa 4/4. Il colpevole era mancino. Secondo le perizie sul corpo della vittima e come riportato dal criminologo Lavorino, le ferite riportate da Simonetta sono state inferte con la mano sinistra. La scena del crimine è stata inquinata. In una puntata di Chi l'ha visto sarebbe emerso che il foglietto con la scritta CE Dead OK, da molti interpretato come un messaggio inquietante dell'assassino, non aveva invece niente a che fare con Simonetta. Sarebbe stato un appunto scritto da un agente di polizia che lo avrebbe dimenticato sulla scrivania della ragazza nelle ore successive al ritrovamento del corpo. Questo dimostra come la scena del crimine sia stata potenzialmente inquinata. Possiamo quindi passare a valutare le varie ipotesi e provare a individuare quelle più fragili. Ci tengo a precisare che diversi giornali e fonti riportano dati leggermente diversi. Ho fatto del mio meglio per eliminare la confusione usando più fonti, ma rimane un margine di incertezza riscontrato anche in fase processuale. Il computer dell'AIAG non aveva accesso al servizio del videotel della SIP e non aveva connessione ad internet. Simonetta, inoltre, non possedeva un computer personale e non c'è traccia che avesse accesso a internet in alcun modo. Le testimonianze sono tutte basate su suggestioni e la volontà di vedere quello che non c'è. Possiamo quindi escludere subito questa teoria. Come abbiamo visto nel video dell'iceberg, Katie Skerl è stata ritrovata fuori Roma, in un vigneto. Mirella Gregori ed Emanuele Orlandi, invece, non sono mai state trovate. L'unico vero elemento in comune tra queste vicende è che si tratta di casi irrisolti con vittime femminili. Affermare che siano tutti parte del corpus di un unico serial killer mai identificato non si basa su alcun elemento di prova oggettivo. Possiamo quindi liquidare anche questa teoria molto rapidamente. Prima di tuffarmi in questo caso, lo conoscevo solo in modo sommario e la mia opinione a riguardo era stata viziata da anni di servizi giornalistici di dubbia qualità. Ricordo i servizi dei notiziari durante il lungo processo a Raniero Busco cominciato nel 2007 e concluso nel 2012, e ricordo come persone come me pensassero di avere informazioni adeguate per avere una valida opinione a riguardo. Ricordo queste cose con rammarico. Analizziamo tutti gli elementi a suo carico. Essendo stato all'epoca in una relazione con Simonetta, è verosimile che Busco sapesse dove questa lavorasse e quando. Busco non aveva accesso alla palazzina, quindi sarebbe potuto entrare solo se Simonetta lo avesse accolto. Altro evento possibile. Il DNA sul reggiseno di Simonetta sarebbe quello di Raniero Busco. Il match è basato su 8 alleli. Per dare un senso di proporzione, secondo le procedure forensi moderne nell'Unione Europea, un match in procedure legali si basa su circa 30 o 40 alleli. Ad ogni modo, il fatto che il suo DNA sia sugli indumenti della vittima non lo colloca sulla scena del crimine. I due si frequentavano e la contaminazione degli indumenti del partner è un fenomeno scontato. La sorella di Simonetta, Paola Cesaroni, avrebbe dichiarato che quel giorno la ragazza avrebbe indossato biancheria pulita. Questa dichiarazione è stata fatta 18 anni dopo i fatti. Non ritengo sostenibile quindi collocare Busco sulla scena del crimine solo sulla base di questa. Il morso sul seno di Simonetta, inoltre, è risultato non essere un morso, perché manca l'impronta della dentatura inferiore. Infine, ci sono le tracce ematiche del colpevole sul telefono. Queste sono di tipo A, mentre il gruppo sanguigno di Raniero Busco è di tipo 0, come quello di Simonetta. Confutati tutti gli indizi a carico di Busco, c'è il mistero delle pulizie sulla scena del crimine. Se Raniero fosse il colpevole, avrebbe dovuto trovare il necessario per pulire tutto e poi scomparire in poco tempo, senza essere visto da nessuno. Avrebbe ripulito l'ufficio e rimosso i vestiti di Simonetta, salvo poi dimenticarsi il reggiseno con il suo DNA, dinamica che trovo molto difficile da credere. Queste sono solo le più solide tra le ragioni che hanno portato la giustizia italiana ad assolvere Raniero Busco. Non era forse il fidanzato che Simonetta sperava, non ricambiava i sentimenti della ragazza, ma questo è un dettaglio irrilevante che non fa di lui un assassino.
Arriviamo quindi a uno dei personaggi più discussi della vicenda. Grazie alle sue dichiarazioni ambigue, il suo alibi incerto e il lavoro dei giornalisti, per anni Vanacore è stato il sospettato numero 1, nonostante non ci fossero prove a suo carico. Mentre facevo ricerche sul caso, mi sono più volte imbattuto in servizi giornalistici che, non trovando elementi concreti a carico dell'uomo, si soffermavano sugli occhi di ghiaccio di questi. Cose come questa offuscano l'opinione pubblica e generano inutili pressioni sulle indagini, già complicate dalle limitate tecniche forensi disponibili all'epoca. Ogni persona manifesta emozioni in modo diverso, e attribuire uno o l'altro significato a un'espressione facciale è una scelta arbitraria dettata dai pregiudizi di chi osserva e non di chi è osservato. Possiamo quindi passare a valutare la posizione di Vanacore, che, ricordo, è stato scagionato completamente dalla Procura di Roma come esecutore dell'omicidio. Pietrino Vanacore aveva sicuramente accesso agli uffici dell'AIAG ed aveva familiarità con l'ambiente, conosceva la planimetria dell'edificio, sapeva chi si trovava all'interno della palazzina e, come portiere, avrebbe potuto ripulire tutto senza destare alcun sospetto. Vanacore ha inoltre un buco d'alibi. Al giorno d'oggi non sappiamo dove sia stato e cosa abbia fatto tra le 17:10 e le 18. Come abbiamo visto, questo è il lasso di tempo tra il suo incontro in portineria con Cesare Valle e la sua visita dal Ferramenta. Avrebbe quindi avuto accesso a mezzi e opportunità, ma manca un movente. Alcuni hanno ipotizzato il movente sessuale. Vanacore potrebbe aver aggredito la ragazza e l'omicidio sarebbe stato un risultato del rifiuto di lei. Le tracce biologiche sulla scena del crimine, però, non appartengono a Pietrino Vanacore e questo lo scagiona dal ruolo di carnefice. Lo stesso, però, non si può dire altrettanto facilmente sul suo ipotetico ruolo di complice rassettatore. Come ricostruito dalla PM Ilaria Calò nel 2010, Vanacore avrebbe avuto modo di entrare per primo nell'appartamento e scoprire il corpo. Le telefonate fatte a Francesco Caracciolo di Sarno dagli uffici dell'AIAG potrebbero essere state fatte proprio da Vanacore per avvertire il titolare dell'agenzia. Di Vanacore manca anche un'altra piccola finestra di tempo. Secondo la sua deposizione, alle 22:30 si sarebbe recato a casa dell'architetto Valle, perché l'uomo era anziano e aveva bisogno di assistenza. Valle ha però dichiarato che Vanacore sarebbe arrivato solo alle 23, giusto pochi minuti prima di udire grida dalla scala B. L'affermazione che non potrebbe aver ripulito la scena del crimine, però, mi lascia perplesso. Secondo l'avvocato difensore dell'uomo, chiunque avesse pulito le macchie di sangue si sarebbe sporcato gli indumenti, e quelli di Pietrino erano privi di questo tipo di macchie, indumenti che l'uomo avrebbe indossato per 3 giorni, anche dopo il 7 agosto. Non so come sia possibile dimostrare una cosa simile, e non ho trovato nulla che lasci pensare che questa dichiarazione sia stata considerata come un fatto. Un indizio che punta in questa direzione, però, è la posizione del tagliacarte. Come affermato dalla proprietaria, quella mattina lo aveva cercato perché non era al suo posto. La donna si era poi arresa e ne aveva usato un altro. Qualche collega lo aveva probabilmente preso in prestito e aveva poi mancato di restituirlo. Quando poi la scena del crimine è stata esaminata, il tagliacarte in questione è stato rinvenuto sul tavolino della donna. Questo apre quindi 2 possibilità. La prima è che la donna si sia sbagliata e che non lo abbia visto. La seconda è che chi ha ripulito la scena del crimine conosceva dove questo oggetto si trovava regolarmente, ma non sapeva che era stato smarrito proprio quella mattina. Se a ripulire fosse stato l'assassino, questi avrebbe probabilmente saputo dove aveva trovato quell'oggetto. Se invece fosse stato il cosiddetto complice rassettatore, questi non avrebbe avuto accesso a questa informazione. L'ipotesi è quindi quella che il rassettatore sia estraneo al delitto anche per questo motivo. Probabilmente, in via Poma, ci sono molte persone che erano familiari con l'interno degli uffici dell'AIAG. Una di queste era sicuramente Pietrino Vanacore, ma non possiamo affermare con certezza che fosse l'unico. Secondo la PM Ilaria Calò, Vanacore sarebbe stato il primo a ritrovare il corpo di Simonetta e, pensando ad un incontro clandestino della ragazza, avrebbe telefonato i vari titolari, tra cui Caracciolo e Volponi. Avrebbe poi chiuso la porta a chiave con il mazzo di chiavi con il nastro giallo, che sono state poi ritrovate in possesso alla moglie. Non è però chiaro perché non avrebbe chiamato le forze dell'ordine. Non esistono relazioni su quale rapporto ci fosse tra Caracciolo di Sarno, il titolare dell'AIAG, e Vanacore, ma è logico dedurre che avessero almeno una conoscenza funzionale, legata al fatto che l'avvocato frequentava l'ufficio e Vanacore possedeva le chiavi dell'intero palazzo. Alcuni giornali hanno suggerito che Caracciolo di Sarno avesse qualche tipo di influenza su Vanacore e che potesse essere stato in grado, dietro a un non precisato tipo di pressione, di richiedere al portinaio di ripulire la scena del crimine. Nulla di simile è mai stato comprovato.
Anche l'origine delle telefonate che Caracciolo di Sarno avrebbe ricevuto in campagna è basata solo sulla testimonianza del fattore Macinati. All'epoca non era possibile analizzare i tabulati telefonici come adesso e quindi non esiste metodo oggettivo per confermare che queste telefonate siano state fatte proprio da Via Poma o all'orario riportato da Macinati. Nel 2010 Pietrino Vanacore si è tolto la vita. Il decesso è stato riconosciuto ufficialmente come suicidio e secondo questa analisi una delle ragioni che avrebbe spinto l'uomo a un simile gesto sarebbe il fatto di sapere la verità o parte di essa ma non poterla rivelare per qualche ragione. In conclusione possiamo escludere sicuramente Pietrino Vanacore tra i possibili assassini. Riguardo alla pulizia della scena del crimine, Vanacore avrebbe avuto mezzi e opportunità, mentre il movente rimane incerto. Anche su Federico Valle ho trovato molte insinuazioni e dicerie da parte di giornali, che però non hanno un fondamento solido. L'unico a collocarlo sulla scena del crimine è Roland Woller, un uomo con precedenti per truffa, che ha tratto beneficio dalle dichiarazioni che ha rilasciato. Né gruppo sanguigno né DNA hanno avuto riscontri con il ragazzo. Su di lui si è detto che fosse un individuo sospetto perché nei giorni dopo il processo si recava in auto di fronte alla palazzina di Via Poma e rimaneva qui per ore a osservare il palazzo. Questa affermazione, chiaramente riportata per suscitare una risposta emotiva, mi lascia con molte domande. Quante volte è successo? Tutte le sere? Una volta sola? Chi lo ha visto? Un'altra insinuazione fatta su di lui è che fosse sospetto perché non si è sottoposto alla perizia super partes sulla presunta cicatrice che aveva sul braccio destro. L'implicazione è che se qualcuno ha qualcosa da nascondere è sicuramente colpevole. Non sono d'accordo. Provando a usare l'immaginazione posso trovare diverse valide ragioni per cui abbia deciso di non sottoporsi a una simile perizia. La prima è che era irrilevante per la sua difesa. Anche ammesso avesse usato la chirurgia estetica per coprire una cicatrice, non c'è modo di sapere che genere di cicatrice fosse, né quando il ragazzo se la sarebbe procurata. Ricordo che il processo contro Federico Valle è successo anni dopo il delitto. Il ragazzo, affetto da anoressia, era già sotto molta pressione mediatica e aveva visto qualcosa di intimo e personale venire comunicato alla nazione intera. Aveva tutto il diritto di impedire che altre informazioni su di sé venissero diffuse, soprattutto se sconnesse al caso. Sulla presunta relazione fra Simonetta e Raniero Valle non esistono prove. La ragazza scriveva tutto sul proprio diario e su Valle o su una presunta relazione segreta non c'è nulla. L'unico Raniero nel diario di Simonetta è Raniero Busco, il suo ragazzo. Federico Valle è stato assolto in più gradi d'appello. Il fatto che nonostante la totale assenza di prove sia comunque finito a processo conferma ancora una volta come qualsiasi testimonianza, anche quelle meno attendibili, hanno il potere di influenzare le indagini e allontanare l'inchiesta dalla verità. Questa è una delle ipotesi preferite da tanti e supportata da diverse persone coinvolte nella vicenda. Questa ipotesi è a volte connessa alla presunta colpevolezza dell'avvocato Caracciolo di Sarno. Connessioni tra l'AIAG e il SISDE sembrano effettivamente esistere. L'agenzia aveva accesso ai dati sul gruppo demografico di minori in transito nel paese, dato che faceva comodo al servizio segreto. Secondo questa teoria, quel giorno il SISDE sarebbe entrato nell'ufficio, avrebbe eliminato Simonetta perché sapeva troppo e avrebbe poi eseguito una messa in scena per depistare le indagini. Il delitto di natura sessuale sarebbe quindi un depistaggio, mentre i documenti scomparsi sarebbero stati recuperati per evitare una fuga di notizie. Un'ulteriore conferma sarebbero i personaggi sospetti, possibili agenti del SISDE, avvistati nei dintorni della palazzina nei giorni seguenti. Ma quanto peso hanno queste speculazioni? Un aforisma popolarizzato dal divulgatore Carl Sagan recita: affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie. Una cospirazione dei servizi segreti nel delitto di Via Poma, con successivi depistaggi, è una formazione straordinaria. Andiamo quindi a verificare se elementi di prova altrettanto straordinari esistono. I presunti agenti del SISDE, avvistati attorno alla palazzina nei giorni seguenti, sono stati definiti tali da testimoni, sulla base di opinioni personali. Secondo i sostenitori di questa teoria, il servizio segreto avrebbe eseguito il delitto del secolo, per poi tradirsi mandando più agenti sul posto per non si sa quale ragione. Visto la copertura mediatica del caso, trovo molto più plausibile sia il risultato della paranoia di chi abitava nell'edificio e dell'afflusso dei soliti curiosi. Passiamo alla cartellina scomparsa.
Ammesso che sia esistita, è stata nominata principalmente da Paola Cesaroni, che però non ne ha mai visto il contenuto. Dedurre da questo che contenesse documenti sensibili per la sicurezza dello Stato e che Simonetta vi avesse libero accesso è un salto logico non giustificato. Altre insinuazioni prive di elementi concreti su cui basarsi sono le circostanze sospette del decesso di Pietrino Vanacore e la superficialità delle indagini sul caso di Simonetta. Vanacore non ha riportato segni di colluttazione, né aveva sostanze di alcun tipo nell'organismo. Non c'è quindi nulla che possa suggerire si sia trattato di un gesto che non fosse autoinflitto. Per quanto riguarda i primi rilievi su Simonetta, invece, inadeguata preparazione ed errore umano offrono una spiegazione molto più plausibile del complotto architettato dalle istituzioni. La triste verità è che spesso, in indagini simili, vengono commessi errori per i più svariati motivi. Giustificarli con un complotto solo in questo caso, e non per esempio anche in quello di Garlasco o di Liliana Resinovic, è una scelta tendenziosa. Infine, c'è il delitto. Nessuno ha visto estranei entrare nella palazzina B, ad eccezione del giovane maleducato che avrebbe avvicinato il colonnello danese. Se questi fosse stato un agente del SISDE o un uomo della Magliana, mandato a compiere il delitto, è stato piuttosto sfortunato a interagire con l'unico colonnello dei carabinieri in zona. Non solo, ma avrebbe ucciso Simonetta e messo in scena il delitto sessuale, quando esistono molti altri modi, meno complicati, per eliminare una persona scomoda. Perché correre il rischio di essere scoperti, quando causare un incidente o simulare una rapina per strada andata a male sarebbe stato molto più semplice? Questi avrebbe inoltre commesso il crimine e ripulito tutto in 20 minuti, dal momento che è stato visto allontanarsi da via Poma proprio dopo questo lasso di tempo. Trovo che non sia una ricostruzione verosimile. Secondo questa teoria, quindi, il SISDE sarebbe un ente capace di architettare omicidi complicatissimi e allo stesso tempo incompetente al punto da commettere errori clamorosi. Ricordo che il computer a cui Simonetta aveva accesso non era connesso ad internet e la sua mansione era semplicemente inserire dati nell'equivalente di Microsoft Excel del 1990. Inoltre, i dati a cui la ragazza stava lavorando le erano stati dati dai suoi superiori. Che questi fossero coinvolti con i servizi segreti e avessero affidato l'intera sicurezza operativa a una ragazza di 19 anni è un altro salto logico che non riesco a giustificare. Questa teoria si basa su troppe prove di fede, che falliscono nel comprovare nulla in modo ragionevole. Per questo motivo non la ritengo verosimile. Salvatore Volponi è stato quasi subito escluso dagli indagati perché ritenuto estraneo all'omicidio dagli agenti che hanno svolto le indagini. Gli unici elementi a renderlo sospetto sarebbero frasi che l'uomo avrebbe detto. La prima è «Signora, sono io, non mi riconosce?» che Volponi avrebbe detto alla portinaia Giuseppa De Luca, rivelando una presunta conoscenza con la donna, quando Volponi aveva dichiarato di non essere mai stato prima a via Poma. La seconda è l'esclamazione «Bastardo!» al momento del ritrovamento del cadavere. Come riportato anche dall'Eco di Bergamo, Volponi non nega di averlo detto, ma ha affermato si sia trattato di un'esclamazione dovuta all'emotività del momento e non indirizzato a qualcuno in particolare. L'uomo ha un alibi. Sarebbe stato infatti presso la tabaccheria della moglie fino alle 19:15. Essendogli fornito dalla moglie, un soggetto di parte, è stato messo in dubbio durante le inchieste. Gli inquirenti hanno però fallito nel produrre la prova che Volponi si sia recato in via Poma prima di quella sera. Passiamo alla frase detta da Volponi a Giuseppa De Luca. La portinaia, così come il marito, ha rilasciato diverse dichiarazioni che si sono poi rivelate essere false, come l'aver visto il ragionier Sforza con un fagotto quando l'uomo non era neanche in Italia. Anche ammesso che Volponi abbia davvero pronunciato quelle parole, voglio ricordare il contesto della conversazione. Sono le 23. Una sua dipendente non si trova e la sua famiglia è preoccupata al punto da irrompere a casa sua. E a questo si aggiunge la portiera che per qualche ragione non vuole collaborare. L'uomo avrebbe potuto semplicemente usare quelle parole per persuadere la donna che si erano già incontrati, che non era un estraneo e che semplicemente lei non ricordava il loro incontro. L'uomo inoltre non avrebbe avuto un chiaro movente. Tra Volponi e Simonetta non ci sono prove di avance di nessun tipo e non ci sono tracce organiche che collochino l'uomo sulla scena del crimine. A riconferma di questo c'è l'assenza di procedure legali nei suoi confronti e per questo motivo può essere scartato con sicurezza tra i possibili assassini.
Una delle persone che il 7 agosto 1990 si trovava in via Poma 2 è Mario Vanacore, il figlio di Pietrino Vanacore, e ha un alibi. L'uomo ha dormito con la matrigna dopo il viaggio da Torino fatto nella notte. Poi, intorno alle 17, si è recato in farmacia. Confrontando questo alibi con la ricostruzione ufficiale del delitto, anche Mario Vanacore può quindi essere scartato come possibile assassino. Anche Francesco Caracciolo di Sarno ha un alibi e non è stato visto sulla scena del crimine da nessuno. A renderlo persona di interesse c'è il sospetto della sua collusione con il SISDE, le accuse di violenza sessuale postume alla sua dipartita e la testimonianza della portinaia del palazzo in cui risiedeva. Questa testimonianza è però incerta sull'ora dell'ipotetico rientro dell'uomo nell'appartamento. In un primo momento, la testimone parla di un pacco avvolto male in possesso di Caracciolo, ma poi cambia idea e parla di un uomo mai visto prima in compagnia dell'avvocato. Le accuse di violenza a suo carico sono distanti nel tempo e purtroppo impossibili da verificare. A corroborare la sua immagine di personalità ambigua, però, ci sono articoli come quello di Raffaella Fanelli, di cui vi lascio il link qui sotto e vi invito a leggere. Qui viene per esempio riportata l'opinione di Anita Baldi, impiegata dell'AIAG su Caracciolo. La donna afferma che l'uomo ha una personalità ambigua, subito dopo aver ammesso di non conoscerlo bene. Nello stesso pezzo vengono citate anche i servizi segreti. Caracciolo, come ipotetico colpevole, avrebbe quindi avuto due moventi, sia quello sessuale che quello legato alla presunta pista del SISDE. L'unica testimonianza a contraddire l'alibi dell'uomo è però poco attendibile perché è stata ritrattata più volte, e non c'è nulla che provi la presenza dell'uomo sulla scena del crimine. Il sangue di Caracciolo di Sarno, infatti, era del gruppo B, mentre quello dell'assassino, come abbiamo già visto, è di tipo A. E infine sappiamo già di chi fosse il DNA ritrovato su Simonetta. Questi elementi confutano quindi la verosimiglianza di un'azione commessa dall'avvocato che a suo carico ha solo speculazioni. Salvo il fatto che gli accertamenti ancora in atto non rivelino nuove prove, anche Francesco Caracciolo di Sarno può essere escluso come possibile colpevole. Questa era l'intera lista dei sospettati per l'omicidio di Simonetta Cesaroni, quindi nessuno di loro ha commesso l'omicidio? Forse. C'è però un'ultima teoria, supportata dal criminologo Carmelo Lavorino, che vorrei esporre. L'uomo ha messo in discussione la ricostruzione ufficiale degli eventi nel suo ultimo libro Via Poma, Inganno strutturale 3, e in conseguenti interviste come quella rilasciata a Vanity Fair. Ritorniamo quindi alla ricostruzione degli eventi sulla base di quanto afferma il criminologo. Simonetta arriva in via Poma 2 intorno alle 15:30 e sale agli uffici degli alberghi della gioventù. Non è chiaro che mansioni svolga, probabilmente contabilità analogica, visto che il computer non registra attività per diversi minuti. Alle 16:15 telefona Luigina Berrettini, come riportato dalla collega sentita in aula, prima di correggersi e affermare che le telefonate avvengono invece un'ora più tardi. Il sospetto di Lavorino è che la donna e altri nell'inchiesta abbiano mentito o piegato i fatti per prendere le distanze dal delitto. Simonetta quindi accende il computer e avvia il foglio di calcolo intorno alle 16:37, dopo aver raccolto manualmente i dati da inserire. Nel frattempo, un soggetto ignoto entra nell'ufficio. Ha accesso alle chiavi o ha modo di farsi aprire da Simonetta senza destare sospetti. Forse perché risiede nel palazzo. Questi ha con sé l'agendina rossa Lavazza. Il soggetto ignoto avvicina la ragazza e prova un approccio sessuale, che viene però respinto da Simonetta, che per difendersi probabilmente afferra il tagliacarte di Maria Luisa Sibilia. L'oggetto si trova per caso nel suo ufficio e non al suo posto. Per questo motivo la proprietaria quella mattina non l'ha trovato. Nasce una connotazione. L'aggressore blocca la via d'uscita e Simonetta si ritrova all'angolo nell'ufficio di Corrado Carboni. L'aggressore colpisce Simonetta alla tempia con la mano sinistra e la stordisce. La ragazza rovina a terra e perde coscienza. Il suo assalitore le toglie i vestiti e quindi scarica la propria frustrazione sulla ragazza con 29 coltellate, sempre inflitte con la mano sinistra. Questo avviene tra le 16:37 e le 17. Per questo motivo Simonetta non fa merenda. Per lo stesso motivo l'attività sul computer cessa intorno a quest'ora. Resosi conto di quello che ha fatto, l'assassino prova a riordinare l'ufficio, ma si rende conto di non avere speranze di farla franca. Così esce dalla stanza, si reca nell'ufficio di Sibilia
e telefona a un complice. È in questo momento che lascia tracce del proprio sangue sulla cornetta del telefono. È di tipo A di Q alfa 4/4. Il complice, che Lavorino chiama il rassettatore, accetta di aiutare l'assassino. Anche il rassettatore è territoriale e può pulire l'ufficio senza destare sospetto. L'assassino si allontana e si procura un alibi. Il complice pulisce la scena del crimine e, forse mosso da pietà per la ragazza, le copre il petto con il corpetto. Prende gli abiti di Simonetta e li porta con sé, perché probabilmente intrisi di tracce dell'assassino. Ripulisce anche l'arma del delitto, che viene poi ritrovata priva di impronte di qualsiasi tipo. Il rassettatore sa dove il tagliacarte si trovi di solito, perché è un abituale frequentatore degli uffici, ma non è al corrente del fatto che quella mattina l'oggetto era mancato all'appello. Lo lascia quindi al suo posto originale, tradendosi. Si concentra principalmente nell'ufficio di Carboni, non ripulisce il telefono e non nota l'agendina rossa Lavazza nell'altra stanza, ma prende con sé il mazzo di chiavi con il nastro giallo. Dopodiché chiude la porta con 4 mandate, si dilegua e si procura un alibi. L'assassino, quindi, secondo Lavorino, è un soggetto territoriale che ha accesso a una copia delle chiavi, all'agendina rossa Lavazza di Pietrino Vanacore, è mancino e ha gruppo sanguigno di tipo A di Q alfa 4/4. Ha inoltre accesso a un complice rassettatore, anche lui territoriale, che frequenta l'ufficio a sufficienza da sapere dove il tagliacarte si trovi solitamente, ma non è interno al personale dell'ufficio, o altrimenti avrebbe saputo che questo era stato cercato solo poche ore prima. Infine, l'assassino o il suo complice avrebbero avuto accesso all'ascensore della scala B della palazzina nelle settimane successive al delitto e avrebbero potuto inserirvi tracce di sangue, probabilmente per provare a depistare le indagini. C'è un solo soggetto, conclude Lavorino, che per una sfortunata coincidenza ha in sé tutte queste caratteristiche condivise con l'assassino. È Mario Vanacore. Secondo gli inquirenti e la commissione parlamentare antimafia espressasi sulla vicenda, il primo a ritrovare il corpo fu proprio Pietrino Vanacore e assieme alla moglie avrebbe collaborato per depistare le indagini. A questo si deve il tentativo, da parte di Giuseppa De Luca, di implicare con le sue dichiarazioni Salvatore Volponi e in seguito la menzione del ragioniere Sforza con un fagotto, circostanza impossibile perché in quel momento il ragioniere si trovava in Turchia. Rimangono però dei dettagli che contraddicono anche questa versione degli eventi, o così sembrerebbe. Mario Vanacore, come riportato dalla polizia la sera del ritrovamento, non aveva riportato ferite evidenti, come del resto nessuno dei presenti. Come avrebbe potuto quindi lasciare tracce ematiche sul telefono? L'uomo inoltre ha un alibi. Secondo il referto autoptico, l'arma del delitto è un tagliacarte appuntito e non affilato. Le ferite sono appunto state inferte dalla punta e la mancanza di lacerazioni laterali in queste conferma che, nonostante la forza dei colpi, la lama non era in grado di provocare dei tagli. Una domanda da investigare è quindi se anche l'arma fosse sfuggita dalla presa dell'assassino, sarebbe stata in grado di provocare tagli su questi? Le foto dei primi rilievi, inoltre, mostrano gocce di sangue probabilmente inquinate dagli agenti perpendicolari al pavimento. Si trovano vicine al capo di Simonetta e, come scrive Carmelo Lavorino in un articolo di un blog che lascio in descrizione, non possono essere partite dalla vittima perché eventuali schizzi avrebbero una forma allungata. L'ipotesi del criminologo è che si tratti di epistassi, ovvero sangue dal naso. Se si trattasse del sangue dell'assassino, a prescindere dalla sua identità, questo spiegherebbe come avrebbe potuto lasciare tracce ematiche sul telefono senza avere ferite evidenti sul corpo. Per quanto riguarda l'alibi di Mario Vanacore, Lavorino riporta le dichiarazioni del portiere Nicolino Grimaldi, in servizio a Via Poma 2, in un'intervista a Vanity Fair nel 2022. Grimaldi avrebbe dichiarato che Mario era con lui attorno alla fontana nel cortile centrale tra le 15:40 e le 16:10, mentre Mario ha dichiarato di aver dormito fino alle 17. Logica vuole che uno dei due si ricordi male. Vorrei infine tornare sull'intervista che Mario Vanacore ha rilasciato alla stampa, perché c'è un punto che mi ha lasciato perplesso. Parlando dell'agendina rossa Lavazza, l'uomo dichiara: apparteneva a mio padre. Fu ritrovata, dicono, dal papà di Simonetta fra gli effetti personali della figlia e restituita in questura. Stranamente, di quell'agenda non c'è traccia fra i reperti. Scomparsa. Non ci sono prove che la scomparsa dell'agendina sia un evento doloso.
Nessuno, inoltre, avrebbe avuto l'interesse di far scomparire un oggetto simile se non Ivana Core. Voglio infine precisare che la presenza dell'agendina in questione sulla scena del crimine è stata confermata dagli inquirenti nel formulare l'ipotesi che Pietrino Vanacore sia stato il primo a trovare il corpo di Simonetta. Queste sono le ragioni che mi portano ad essere più propenso a quest'ultima teoria. Questo era tutto il materiale che sono riuscito a trovare e rielaborare sul giallo dei gialli, come a volte chiamato il delitto di Via Poma. Ho deciso di fare questo video per creare una panoramica completa della vicenda, che viene spesso riassunta sommariamente per poi parlare del sospettato di turno. Come forse avrete intuito, questo video mi ha richiesto uno sforzo enorme, che spero abbia portato a buoni risultati. Posso produrre questi video solo nei ritagli di tempo, e mi piacerebbe un giorno poterlo fare in modo più costante. Mentre facevo ricerche, sono rimasto stupito dalla mole di articoli prodotti negli anni per suggerire una o l'altra teoria in modo piuttosto forzato. Condivido il desiderio di trovare la verità e di fare giustizia, ma mi rendo anche conto di quanto il bias di conferma sia insidioso e possa portare a concentrarsi solo sugli elementi che confermano la propria teoria e ignorare tutti quelli che la contraddicono. Prima di tuffarmi nella ricerca, ero convinto che avrei presto trovato indizi inequivocabili su Pietrino Vanacore, ma mi sono presto reso conto di quanto i media avessero offuscato la mia percezione della vicenda. Spero questo serva da monito anche a me. Fatemi sapere cosa ne pensate del video. Decine di persone sono state toccate da questa tragica vicenda, che personalmente, forse in modo molto ingenuo, ritengo ancora risolvibile. Vi ringrazio se avete guardato sin qui, un saluto e al prossimo mistero.